Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. In questa seconda domenica di Pasqua la liturgia ci presenta un brano evangelico con 2 scene. La scena dei discepoli, quando il Signore viene in mezzo a loro alla sera della Pasqua e Tommaso non è presente. E poi 8 giorni dopo, quando il Signore di nuovo viene in mezzo ai discepoli riuniti, e questa volta c'è anche Tommaso. Lo scenario è diverso dalla manifestazione che c'è stata al mattino del giorno di Pasqua, quando all'aperto, là nel giardino vicino alla tomba, il risorto si è manifestato alla Maddalena. Qui siamo al chiuso, siamo in una stanza, le porte sono sbarrate a causa della paura dei discepoli. E qui l'Evangelista mette in risalto questo dettaglio, anzitutto per dire che il Signore viene, si manifesta, ma viene non dal nostro mondo materiale corruttibile, viene dall'alto. È in una condizione che non è più la nostra, è Lui, ma non è più Lui. E direi anche che è importante evitare il verbo apparve, apparire, non viene impiegato dall'Evangelista. Dice: venne e stette in mezzo a loro. Il Signore nel giorno di Pasqua e 8 giorni dopo viene nella sua comunità, sta in mezzo alla comunità riunita e come i primi discepoli nel giorno di Pasqua, oggi la comunità cristiana nel giorno del Signore deve spalancare gli occhi, non gli occhi materiali, quelli vedono solo ciò che è verificabile,
ma lo sguardo della fede, quello sguardo che hanno le persone dal cuore puro, quel cuore puro che permette di vedere l'invisibile, ciò che è reale, anche se non materiale e verificabile, devono essere in grado, e ci insegnerà il brano evangelico di oggi, come spalancare gli occhi della fede e vedere il risorto che viene e sta in mezzo alla comunità riunita. I discepoli sono in preda alla paura, sono tenuti insieme dallo spavento, direi non dall'amore fra di loro, ma stanno insieme, sono affratellati perché hanno un nemico comune o pensano che gli altri li vogliano aggredire, quando invece probabilmente gli altri li lasciavano tranquilli. Sono loro che sono spaventati, vedono un po' nemici dappertutto e questo li tiene insieme. Ed è così. Se non si è visto il risorto, se non si è animati dal suo spirito, si è sempre in preda a delle paure, che è un po' la descrizione anche di tutte le paure che continuano presenti nella nostra comunità cristiana quando non si fa l'esperienza del risorto in mezzo ai fratelli. Quali sono queste paure? La prima paura, la paura della morte. Il cristiano che ha visto il Signore entrare nella gloria del Padre non ha paura della morte. Avrà paura della malattia, della sofferenza, ma della morte no, o almeno ha meno paura degli altri. Ma il vero credente dovrebbe attendere l'incontro con il Signore, come dice il Salmo, attenderlo come le sentinelle attendono l'aurora. E ricordo ciò che diceva Caterina da Siena, parlando, rivolgendosi al Papa che si trovava ad Avignone, il quale aveva paura, era spaventato, non voleva tornare a Roma, e Caterina da Siena dice: ma di che cosa ha paura? Il massimo, la cosa peggiore che le può succedere è la morte. Ma io la sto aspettando, la sto attendendo, la morte, perché è il momento dell'incontro con Cristo. Chi ha visto davvero il risorto, chi ha visto il destino di colui che ha donato la vita e quindi il suo ingresso nel mondo del Padre definitivo, ha meno paura della morte. Anche se rimane questa paura, perché poi c'è il distacco dalle persone amate e dalle cose belle, da questa creazione che Dio ci ha data, ma vede però qual è la meta e il destino della nostra vita, quel destino che è tracciato nel giorno di Pasqua da Cristo. Questa è la prima paura che tiene insieme quei discepoli che non hanno ancora visto il risorto. Ma poi c'è un'altra paura, la paura del confronto con coloro che non hanno accettato la proposta di Cristo, anzi l'hanno avversata al punto da volerla eliminare. Hanno paura, e se si ha questa paura non possono essere discepoli di Cristo, perché Gesù invia i suoi discepoli come agnelli in mezzo ai lupi. E se hai paura dei lupi, allora sei finito, scappi, vai lontano. E la paura è anche un pessimo consigliere. Perché? Perché rende i discepoli di Cristo aggressivi, intolleranti, fanatici, non dialogano, urlano le loro verità e le loro convinzioni, ma se fossero realmente convinti non le urlerebbero, le presentano con gioia ai fratelli. Sarebbe anche il modo migliore di aiutarli a vedere anch'essi la luce della Pasqua. E dobbiamo stare attenti, perché queste paure ci portano ad arroccarci sulle nostre certezze, tante volte non fondate, non motivate, sulle tradizioni, sul si è sempre fatto così. Ci si ripiega e si diventa sordi alle istanze del mondo d'oggi.
ecco, si chiudono i battenti della casa in cui ci troviamo con tanta paura di tutte le provocazioni che vengono da fuori. Dobbiamo stare attenti oggi a non sbarrare le porte, come è successo tante volte nella storia della Chiesa, arroccamenti contro il razionalismo, contro l'evoluzionismo, il fondamentalismo nel campo biblico per paura della novità. La Bibbia era portata avanti dai protestanti, quindi c'era da aver paura. La paura della democrazia, la paura dell'incontro con altre culture, del rinnovamento. Ecco, queste paure sono proprio riflesse in quello sbarramento delle porte dei discepoli che non vogliono il confronto, pensano che gli altri siano tutti nemici, invece no, sono dei fratelli che forse se noi ci presentassimo in un modo diverso spalancherebbero la mente e il cuore per accogliere la proposta di Cristo. Ma questa separazione all'interno della casa ha anche un significato teologico. Giovanni vuole indicare che di fronte al mondo i discepoli si trovano in una situazione di estraneità. La comunità cristiana segue principi, valori che non sono quelli del mondo. E quindi c'è una comunità che fa una proposta alternativa di vita rispetto a quella degli uomini che seguono dei valori diversi. Gesù l'ha detto: voi non siete del mondo, siete nel mondo, ma non appartenete al mondo. Rimangono dentro il mondo, nel senso che ci vivono, però la logica della loro esistenza non è determinata da quello che dice la morale corrente, il fan tutti così, no? Sono diversi. Nel mondo il discepolo quindi si sente di fatti un estraneo e può anche venire emarginato, addirittura perseguitato, quando questo rifiuto della loro proposta di vita può diventare anche violenza. E qui entra un'altra paura dalla quale dobbiamo riguardarci. Qual è questa paura? Vedete, se uno dichiara di aver visto il risorto, non materialmente, ma con lo sguardo della fede, se testimonia la propria fede, ha paura di essere ritenuto uno che vive sulla luna. Lo guardano con uno sguardo stralunato perché la gente che è ripiegata sulle realtà di questo mondo e non vede altro si chiede: ma quest'uomo qui che cosa sta dicendo? Vive fuori dal mondo, e possono anche giudicarlo un po' come un pazzo. Del resto noi lo ricordiamo, Paolo ad Atene, quando parla della risurrezione, cominciano a deriderlo, li sentiremo poi un'altra volta. Proviamo a chiederci: chi di noi ha il coraggio di rispondere a qualcuno che gli chiede la spiegazione delle sue scelte di vita, al giovane il quale in discoteca si diverte ma si comporta in un modo diverso, non accetta di scendere a certi compromessi con la morale, oppure al cristiano il quale si presenta come una persona onesta, un cittadino leale, non accetta dei compromessi. Chi risponde a coloro che gli chiedono: perché ti comporti così? Chi risponde: è perché io ho visto il risorto. Nessuno di noi ha il coraggio forse di testimoniare la propria fede. Questa è una paura, è un certo pudore di dichiarare che noi crediamo nel risorto, che ho visto il risorto, non con lo sguardo materiale, ma con lo sguardo del credente. Anche noi preti, addirittura nella notte di Pasqua, non abbiamo il coraggio di vedere che ci luccicano gli occhi quando
quando parliamo della luce che è venuta nel giorno di Pasqua, la luce che ha illuminato tutti i sepolcri. Viene Gesù in mezzo a questa comunità che ha paura, che è riunita e sta nel mezzo dei discepoli e dice pace a voi. Non appare, non viene adoperato il verbo apparire, ma dice è stato visto, ophthe in greco, è stato visto, e questo verbo ha tanti significati. Ciò che è importante è che in mezzo a questa comunità riunita il discepolo sta. Viene raccontata più che un'apparizione, l'inizio di una nuova presenza di Gesù. Non è più la presenza fisica, materiale che c'era prima, ma una nuova e stabile presenza. E qualcuno vede e sperimenta questa presenza. E il risorto mostra le mani e il fianco e i discepoli gioirono. La gioia viene quando finalmente si spalancano gli occhi e si prende coscienza che il risorto sta in mezzo a noi. Mostra le mani e il costato e non è un dettaglio banalmente apologetico per dimostrare che la sua corporeità materiale è risorta. Mostra le mani e il costato, sono la sua carta di identità, sono la manifestazione di tutto il suo amore. Quelle mani sono state inchiodate, mani che hanno fatto solo del bene, e da quel costato è uscito il sangue, che è la vita, come pure l'acqua, il segno dello Spirito, la vita che è stata riversata sul mondo, che è la vita di Dio che ci è stata donata. Questo nel primo dei sabati, giorno di Pasqua. C'è poi la seconda scena, 8 giorni dopo. Tommaso non era presente nella prima manifestazione del risorto, è presente invece 8 giorni dopo. Viene sempre chiamato Tommaso Didymos. Didymos significa gemello e noi ci chiediamo di chi è gemello, perché si insiste tanto che Tommaso è gemello, questo è il suo soprannome, è gemello nostro, e cerchiamo di vedere perché ci assomiglia a questo Tommaso, perché anche noi faremo la stessa via, lo stesso cammino per giungere a vedere il risorto che si manifesta nel giorno del Signore. Anzitutto, chi è Tommaso? Tommaso compare 3 volte nel Vangelo secondo Giovanni. La prima volta compare quando Gesù vuole andare in Giudea e Tommaso dice, andiamo anche noi a morire con lui. Volevano dissuaderlo, ma lui va in Giudea. Andiamo a morire. Alla fine di tutto non ha fatto l'esperienza della Pasqua, quindi per lui il destino della morte è solo morte, andare a morire. Compare ancora proprio nel cenacolo quando Gesù parla con i discepoli e dice dove io vado voi conoscete la via. E Tommaso dice ma noi non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via? E qui è un nostro fratello Tommaso, è un nostro gemello, perché è uno che vuole capire, non è come ci sono ancora tanti cristiani oggi che fanno fatica di aver capito tutto sulla fede. È bello chi si comporta come Tommaso, che fa delle domande, vuole capire, le frasi fatte non gli interessano. Spiegami un po' dove vai, qual è la via. Beati quei Tommasi che si pongono questi interrogativi e Gesù difatti poi gli spiega: sono io la via, la verità e la vita. Tommaso è indicato come uno dei 12. Come mai si è allontanato Tommaso? Non è presente quando nel giorno di Pasqua il risorto si manifesta.
La prima ragione credo sia proprio questa, che lui non capisce perché gli altri si sono sbarrati dentro. Lui è fuori, non ha paura e quindi è gemello Tommaso di chi non si sente migliore o superiore degli altri, ma lui dice non capisco perché state qui bloccati dentro. Direi che Tommaso non è gemello di quelli che si allontanano dalla comunità cristiana perché a un certo punto la disprezzano, si sentono superiori e giudicano quelli che sono dentro la comunità cristiana peggiori degli altri. Non è gemello Tommaso di queste persone. Non è gemello di chi abbraccia un'altra religione, poi ho dei grossi dubbi che una persona sia più soddisfatta di prima. Non ha mollato tutto, si è allontanato momentaneamente perché non capisce certe scelte che vengono fatte dai fratelli, con cui lui non li giudica, non li disprezza, però prova dei disagi interiori. Quali possono essere? Tommaso è un po' scoraggiato, deluso, e raffigura proprio a gemello di tanti cristiani di oggi che si possono riconoscere in lui. Per esempio, coloro che momentaneamente prendono un po' le distanze dalla comunità cristiana perché sono emersi degli scandali con conseguenze devastanti e provano disagio interiore. Sanno che la comunità non è tutta così, però soffrono, possono magari allontanarsi per un momento dalla comunità. Oppure quei cristiani che sono delusi da certe manifestazioni religiose che con la fede hanno poco a spartire, e che addirittura fanno perdere credibilità e loro provano disagio da questo e si staccano da queste manifestazioni. Oppure coloro che sono delusi da una struttura ecclesiale paludata, pesante, poco evangelica, magari politicamente compromessa con il potere, o una chiesa medioevale, clericale, trionfalista. Ecco, coloro che provano questo disagio e magari momentaneamente si allontanano un po', ecco, questi sono dei gemelli di Tommaso. Non sto dicendo che la Chiesa sia tutta così, quelli che dicono la Chiesa è solo questo, va bene, non assomigliano a Tommaso. Sono presenti questi limiti all'interno della comunità cristiana e se uno prova questa sofferenza interiore e magari si stacca un po' dalla comunità, assomiglia a Tommaso. Purtroppo i Tommaso però rischiano di vedere solo questo e se ne vanno dalla Chiesa, soffrendo, perché hanno creduto in un sogno e hanno provato delle delusioni. È bello ciò che fanno gli altri, i quali gli dicevano, abbiamo visto il Signore, non gli dissero, gli dicevano, il verbo all'imperfetto, vuol dire che cercavano di spiegargli, di convincerlo, guarda che le cose sono un po' diverse da come tu immagini. E Tommaso che risponde no, io voglio verificare. E qui c'è il quarto gemellaggio con Tommaso, coloro che vogliono delle prove tangibili, visibili, gemello nostro, di coloro che non hanno visto Gesù di Nazaret e che sono chiamati alla fede per la testimonianza dei fratelli. È gemello di chi non ha capito che ci sono due modi di vedere. Uno è il vedere materiale, è quello che Tommaso vorrebbe verificare, ma questo non è possibile. Il risorto non può essere visto con occhi materiali, ma dentro di noi c'è questo desiderio e noi crederemmo se potessimo verificare. Ecco, chi prova questa esperienza interiore sa che Tommaso è un suo gemello. E direi anche, non dobbiamo avere paura di confessare i nostri dubbi, che sono esattamente quelli di Tommaso, le nostre incertezze, perché se noi potessimo toccare, è chiaro, o potessimo vedere con gli occhi materiali, non avremmo più dubbi, ma questo non è possibile.
C'è un Tommaso quindi dentro ognuno di noi che fa fatica a credere che colui che ha dato la vita morendo come uno schiavo è entrato nella gloria del Padre. 8 giorni dopo i discepoli sono di nuovo riuniti, c'è anche Tommaso e di nuovo viene il risorto. Come ogni volta che la comunità è riunita, il risorto viene in mezzo ai fratelli e mostra le sue mani e il suo fianco e invita Tommaso a questa verifica. È una verifica non fatta con gli occhi materiali, è l'invito che viene fatto a tutti i discepoli di oggi che sono riuniti nel giorno del Signore a contemplare quelle mani e a contemplare e a mettere la nostra mano in quel costato. Che cosa significa questo invito del risorto? Tu quando butterai la tua vita, mettere le mani vuol dire tutta la nostra attività, tutto ciò che noi siamo, metterlo, gettarlo in quella proposta di vita, di amore che Cristo ti fa, fidandoti che la vita donata come la sua ti introduce nel mondo di Dio e nella gloria della risurrezione. E qui c'è la quinta somiglianza con Tommaso, che è la più bella. Tommaso il quale, di fronte a questo invito di gettare la sua vita nella proposta del Maestro, risponde: Signore mio e Dio mio. È la professione di fede nel vero Dio, quello che si vede nel risorto, il Dio che dona la vita per amore. Tommaso, che ha avuto tanti dubbi, è colui che professa la fede più pura, che era quella dei primi cristiani. Lui ha visto l'identità del crocifisso nel risorto. Non crede in una maschera di Dio, il Dio che punisce, che premia, o il Dio tappabuchi, il Dio che ama soltanto i buoni. Lui ha riconosciuto in Gesù, che ha donato la vita, il vero Dio, che non può essere che crocifisso per amore. La certezza di aver visto e toccato le mani e il fianco di Dio è quella certezza che si può avere soltanto con lo sguardo della fede, uno sguardo che si deve aprire ogni volta che insieme con la comunità noi ascoltiamo la voce del Signore e nel pane eucaristico noi tocchiamo la sua proposta di vita, che è quella di farsi pane per amore. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.